Ragazzi, buongiorno. Ecco un nuovo video presuntuoso. Di cosa parliamo oggi? Di riscaldamento. Il riscaldamento pre-attività motoria. Un argomento veramente molto importante, troppo trascurato alcune volte. Ed alcune volte gli esiti di questa trascuratezza io li trovo se mi mettino ad osteopata e bisogna aggiustarli. Sarebbe meglio evitarli, cosa dite? Parliamo di riscaldamento quindi. Cos'è che soddisfa per primo il riscaldamento? Innanzitutto, dice la parola stessa, innalza la temperatura corporea al fine di agevolare e di stimolare i fenomeni di scorrimento tra le fibre, tra le fasce muscolari, a livello articolare, tendineo, legamentoso. E questa è la cosa più importante, quindi diminuire le resistenze. Un altro elemento molto importante è quello legato ai sensori statocinetici, i recettori, i propriocettori sono chiamati in gergo tecnico. Sono quegli elementi, quei sensori che all'interno delle articolazioni registrano continuamente lo stato fisico e chimico delle articolazioni stesse. Queste informazioni, senza la nostra reale consapevolezza, vengono mandate al cervello che le elabora e la risposta viene rimandata alle articolazioni stesse. Ma tutto questo però va svegliato, d'accordo? Un altro elemento molto importante è l'impulso neuromotorio. Noi tutti sappiamo che dal cervello parte un impulso neuromotorio e va al muscolo. Il muscolo lo riceve e si contrae, poi ne parte un altro, ne parte un altro, ne parte un altro. Devono avere una cadenza, una sequenza e una frequenza veramente molto ben precisa. E anche tutto questo va svegliato con il riscaldamento. In ultimo, vi do una chicca che forse non tutti conoscete, che ad ogni impulso motorio verso il muscolo agonista corrisponde un impulso inibitore verso il muscolo antagonista. Vado a spiegarmi meglio. Parte l'impulso motorio per il bicipite agonista. Si chiude quindi, il bicipite fa la sua funzione. Il suo muscolo antagonista, cioè quello che fa l'azione contraria, cioè il tricipite, riceve un impulso inibitore atto a frenarlo e a non farlo contrarre. Tutto questo sempre nell'ottica di non creare una coppia di forze, quindi solo si contrae, l'altro deve rimanere rilasciato, morbido, rilassato. Questo è un meccanismo magnifico, ma dobbiamo essere caldi per farlo funzionare, se no quando è che ci si fa male? A inizio partita, a inizio prestazione, alla fine quando ci si è stanchi o quando ci si è appena svegliati. Mi raccomando, attenzione, sono piccole accortezze che ci permettono di non farci male e specialmente di recuperare meglio dopo la prestazione motoria. Adesso vi faccio vedere come ci si riscalda.